Ben ritrovati ragazzi, continuiamo con la cosiddetta rinascita del cosiddetto anno 1000. No? Abbiamo visto che in realtà questa rinascita economica e vedremo anche non solo economica parte un po' prima dell'anno 1000. Stavamo parlando dell'emergere della borghesia, no? Dell'emergere di una classe di mercanti, di industriali, di commercianti, ma anche di banchieri, d'accordo? La borghesia. L'emergere della borghesia e il ruolo della borghesia non sarebbe possibile se non aumentasse anche la circolazione monetaria. Gli scambi commerciali diventano sempre più a lungo raggio, ci vogliono ovviamente le monete. Nell'Alto Medioevo, prima dell'anno 1000, la circolazione monetaria era molto molto scarsa. Adesso le monete non servono solo ad acquistare e vendere, attenzione, anche ad investire somme, d'accordo, presso le banche. Quindi vengono coniate tante nuove monete. Oltre alle monete d'argento, che vi erano sempre state durante il Medioevo, vengono coniate anche monete d'oro, le prime nel XIII secolo, nel 200. È la prima volta nel 1200, nel XIII secolo, che si coniano monete d'oro sin dall'antichità. D'accordo? Le monete d'oro erano state dimenticate dopo la fine dell'impero romano d'Occidente, ora invece ricominciano a esserci. Queste monete sono le monete d'oro, la prima, pensate, viene coniata nel sud Italia, nel regno di Napoli, nel centro-sud, ed è l'augustale, una moneta che si chiama augustale. Al centro-nord vengono coniate importantissime monete come il fiorino di Firenze oppure il genuino a Genova. Abbiamo visto che riaprono le vie commerciali a largo raggio, le persone iniziano a spostarsi da un posto all'altro anche per centinaia di chilometri, si ricomincia a viaggiare, non solo per vendere merci, ma anche per altri scopi personali, ad esempio i pellegrinaggi. Rinascono i grandi pellegrinaggi, si raggiungono dei santuari che implicano viaggi di centinaia e centinaia di chilometri. Naturalmente la lunghezza e la difficoltà del viaggio fanno parte in qualche modo della penitenza, d'accordo? Della prova che il devoto offre raggiungendo posti così lontani. Tra queste strade una famosissima è la Via Francigena, chiamata anche Rua Francigena, è la strada che collega l'Italia alla Francia. Viene utilizzata dai commercianti per vendere merci in luoghi lontani, viene utilizzata anche dai pellegrini per andare nei santuari francesi o italiani, oppure dalla Francia si passa poi anche in Spagna e così via. Quindi vengono riaperte grandi vie di comunicazione. Si ricomincia a viaggiare per quanto il viaggio sia estremamente difficile. Si viaggia a cavallo, si viaggia su carrozze anche trainate da buoi. Quindi vengono riaperte le strade, vengono costruite, sia pure in maniera esigua, delle strade, o comunque vengono riattivate, vengono aggiustate le vecchie strade romane che erano andate in rovina. Si costruiscono ponti, ad esempio, per superare i fiumi. Si aprono quindi vie di grande comunicazione. Nasce ciò che nei precedenti secoli del Medioevo assolutamente non esisteva, un commercio a largo raggio, lungo due direttrici fondamentali, da nord a sud, d'accordo, da nord a sud Europa, oppure da est a ovest.
Da nord a sud Europa significa dal Mediterraneo fino all'Europa centrale e settentrionale. Spesso si arriva dal Mediterraneo al Mar Baltico, che tra poco vedremo diventa un'area commerciale importantissima dopo il 1000, mentre prima il Mar Baltico da un punto di vista commerciale e economico assolutamente non esisteva. Quindi dal Mediterraneo fino al centro-nord Europa, fino alle Fiandre, ricordate il territorio ricchissimo delle Fiandre, attuali Belgio e Olanda, fino alla Boemia, Praga, fino alla Germania, che proprio in questi secoli vengono popolate, adesso vedremo, e colonizzate dai tedeschi, e oppure fino al Mar Baltico, che anch'esso, come vedremo tra poco, viene colonizzato dai tedeschi. L'altra direttrice è appunto invece da ovest a est, lungo il Mediterraneo. Si tratta quindi di muoversi dal Mediterraneo occidentale, dalla Spagna, dalla Francia oppure dall'Italia, verso il Mediterraneo orientale. D'accordo? Fate attenzione, questo movimento implica che i mercanti cristiani, cattolici dell'Occidente, abbiamo visto, vedremo, italiani, francesi, inglesi, vanno a commerciare, a vendere o ad acquistare merci con mercanti che appartengono all'impero bizantino nel Mediterraneo orientale, sono quindi ortodossi, saranno ortodossi a partire dal 1054, ma anche, attenzione, i cattolici occidentali vanno a commerciare con gli infedeli, i cosiddetti infedeli, cioè con le entità islamiche che si trovano appunto nel Mediterraneo, in Africa, nell'Africa mediterranea, oppure appunto nel Mediterraneo orientale, in Egitto, in Siria, in Libano, d'accordo, in Turchia. E quindi si commercia anche con i propri nemici, si commercia con quelli contro cui si propongono le crociate. Vedremo che, per quanto possa sembrare singolare, proprio il combattersi attraverso le crociate aprirà la possibilità a nuovi mercati, cattolici, cristiani e islamici si combattono, però cristiani e islamici iniziano anche a commerciare tra di loro. Questo lo vedremo anche meglio parlando delle crociate. Quindi siamo di fronte a quella che gli storici chiamano una rivoluzione commerciale in tutto l'Occidente. Si va dal Mediterraneo al nord Europa, si va in mare con delle nuove, più moderne navi, dal Mediterraneo occidentale al Mediterraneo orientale. Prima non si viaggiava, d'accordo? Non vi era questo commercio a lunghe distanze. A partire dall'anno 1000 o anche prima, invece, succede. E quindi questo fa sì che si scambino numerosissime merci. Per esempio, dal Mar Baltico, dai paesi nordici, arrivano merci che assolutamente erano sconosciute nei paesi dell'Europa mediterranea, come per esempio l'ambra, oppure dai paesi del Mar Baltico, dai paesi baltici o scandinavi, arriva anche il ferro. Vi ricordate il maggior uso di ferro negli attrezzi, le migliorie tecnologiche grazie all'uso del ferro, così come i mercanti con le navi dai paesi occidentali dell'Europa vanno in Oriente, comprano e portano nel Mediterraneo occidentale, in Italia, in Francia, Spagna, prodotti come pepe e spezie. Pepe e spezie, attenzione, i navigatori cattolici
le comprano dai musulmani che le portano attraverso il Mar Rosso, d'accordo? Le portano attraverso il Mar Rosso sul Mediterraneo. I navigatori occidentali non sanno minimamente da dove arrivino pepe e spezie, dove vengano prodotte, d'accordo? Soltanto lo vedremo in seguito con la grande stagione delle scoperte, delle esplorazioni geografiche. I portoghesi per primi arrivarono in Indonesia, pensate così lontano, si accorsero che pepe e spezie venivano da un posto lontanissimo come l'Indonesia. Questo è significativo, cioè il mercante, il navigatore dell'Europa occidentale cattolica va ad acquistare e poi a rivendere tutta una serie di merci, di prodotti che non sa da dove provengono, d'accordo? Cioè il mercante non entra assolutamente nella fase di produzione della merce che lui compra e poi rivende. La compra da qualcun altro, non la va a comprare, capite, nel luogo di produzione che spesso non sa neanche dov'è. È inimmaginabile che pepe e spezie vengano dalla lontanissima Indonesia. Le va a comprare dai bizantini, le va a comprare dai mercanti arabi, dai musulmani e poi le rivende in Occidente. Si tratta quindi di acquistare prodotti di cui si ignora assolutamente il luogo di produzione e di cui si ignora assolutamente la modalità della produzione. Quindi riprendono questi commerci. Pensate che è provato che nell'Alto Medioevo, prima dell'anno 1000, moltissime zone dell'Europa, soprattutto il centro Europa, non avevano il sale, per quanto sia strano, vivessero senza sale, perché non vi erano vie commerciali che permettevano lo smercio di prodotti anche fondamentali come il sale. Adesso il sale arriva dappertutto, anche nelle più lontane abbazie. La navigazione all'interno del Mediterraneo si fa più rapida, si fa più efficiente anche perché anche in questo caso, come nell'agricoltura, abbiamo delle invenzioni, abbiamo dei miglioramenti tecnologici che erano sconosciuti nell'antichità. In particolare il timone centrale, cioè un nuovo tipo di timone sulle navi, gli scafi rinforzati con materiali migliori, tra cui anche il ferro, la bussola, che secondo molti, probabilmente è vero, deriva dalla Cina. La bussola è fondamentale perché ti permette di calcolare la latitudine, ti permette di conoscere bene o male la tua posizione. Quindi abbiamo questi miglioramenti tecnologici. Abbiamo già parlato nella lezione precedente dei miglioramenti tecnologici in questa fase del Medioevo. Non bisogna però esagerare. Queste invenzioni, questi miglioramenti tecnologici sono una tantum, per così dire, cioè sono slegati dall'esistenza di un progresso continuo. Non vi è ancora la rivoluzione industriale o la scienza moderna, quindi sì, si inventano degli oggetti, d'accordo? Ci sono dei miglioramenti tecnologici, ma queste invenzioni sono isolate, non fanno parte di un progresso scientifico lineare, inarrestabile, d'accordo? Questo è molto importante, non vi è ancora la rivoluzione industriale, non vi è ancora la rivoluzione scientifica, ci sono delle innovazioni, spesso restano isolate e non producono ulteriori innovazioni. Se le innovazioni nautiche che migliorano la navigazione che vi ho appena citato avvengono dopo l'anno 1000, tra il 1000 e il 1300, le innovazioni agricole, ve le ricordate?
l'aratro pesante, il collare rigido per il cavallo, i ferro di cavallo, il mulino, eccetera. Tutte queste innovazioni agricole, attenzione, avvengono quasi tutte prima dell'anno 1000. Tra il 1000 e il 1300 non ci sarà più nessun miglioramento tecnologico in agricoltura. Questo è molto importante. Queste innovazioni si dice avvengono nell'anno 1000, non avvengono in maniera continua e progressiva. Molte di queste innovazioni, non quelle nautiche che ci saranno anche dopo l'anno 1000, le innovazioni agricole avvengono tutte prima dell'anno 1000 o al massimo fino al 1100. Fate attenzione perché questo creerà squilibrio e crisi, cioè succederà che la terra aumenta, abbiamo visto la terra coltivabile, aumenta enormemente la popolazione. A un certo punto però succederà, e questo innescherà, sarà uno dei motivi che innescherà la crisi del 300, lo vedremo parlando successive lezioni, in successive lezioni della crisi del 300, succederà che la popolazione continuerà ad aumentare, mentre la produzione agricola a un certo punto si blocca perché, attenzione, la produzione agricola in una prima fase può darsi che sia aumentata, nel senso che è aumentata la quantità di cereali nella stessa unità di spazio. Però poi, capite, la produzione agricola aumenta solo quantitativamente, non qualitativamente, perché non essendoci più innovazioni, i cereali, la produzione agricola finirà per aumentare solo perché aumentano le terre messe a coltura, capite? Quando le terre che si possono mettere a coltura finiranno, d'accordo? Non puoi distruggere ulteriormente il bosco, non puoi, non puoi ulteriormente mettere a coltura terre che sono difficilissime. Allora succederà che non ci sarà più da mangiare per tutti, d'accordo? Cioè succede tra il 1000 e il 1300, lo vedremo, questo innescherà appunto la crisi del 300. La popolazione continua ad aumentare. Abbiamo visto che secondo gli storici aumenta dal 950 d.C. fino all'inizio del 300, per più di 3 secoli. La popolazione continua ad aumentare, però i cereali o quello che la popolazione può mangiare o la superficie coltivabile continuano ad aumentare fino a un certo punto, ad un certo punto si blocca, perché ripeto, dopo il 1000 e il 1100 non ci sono ulteriori innovazioni tecnologiche che aumentano la quantità di cereali nell'unità di spazio. I cereali aumentano solo aumentando lo spazio, cioè mettendo le terre a coltura. Ma a un certo punto queste terre a coltura, la quantità di terre messe a coltura non sarà, si bloccherà, non potrà aumentare oltre un certo limite. Spero di essere stato chiaro. Quindi non bisogna sopravvalutare queste innovazioni tecnologiche. Queste innovazioni tecnologiche sono importanti, danno dei miglioramenti nell'agricoltura, nella manifattura, certamente, però non innescano un progresso continuo e inarrestabile nel tempo. Quindi l'apertura di grandi strade commerciali, di grandi vie commerciali nell'Europa continentale. I prodotti vengono spostati, vengono venduti anche per centinaia di chilometri. Si può fare però soprattutto con prodotti leggeri, perché devono comunque essere trasportati dai cavalli, dalle carrozze trainate da cavalli o da buoi. Quindi si tratta comunque di prodotti leggeri o che vengono spostati nel loro viaggio, vengono commercializzati, viaggiano in piccole quantità, chiaro? Non puoi trasportare una tonnellata di sale, potrai trasportare 15 kg di sale, d'accordo, per ogni mercante che si sposta. E poi ovviamente il commercio marittimo, importantissimo, e questo fa sì che anche l'Italia, le città costiere diventino molto ricche, diventino centrale all'interno di questo nuovo sistema commerciale. Quindi la rivoluzione commerciale avviene in tutto l'Occidente, ma avviene soprattutto nelle città
costiere. Soprattutto nel nord e il centro Italia si creano le famose repubbliche marinare, città libere che si autogovernano, repubbliche marinare. Le repubbliche marinare principali sono, forse le conoscete, Venezia, Genova e Pisa. Nell'Italia centro-settentrionale esistono anche repubbliche marinare ehm, in Italia meridionale, ma sono meno importanti. C'è Amalfi, che però verrà ben presto ridimensionata e sconfitta da queste tre repubbliche marinare del centro-nord. Ci sono anche Napoli o Capua. Sono tutte città che si autogovernano, sono delle repubbliche, perché riescono di fatto ad essere indipendenti sia dai principati longobardi della Campania come Salerno e Benevento, sia dall'impero bizantino, quindi si autonomizzano Amalfi, Napoli o Capua, ma sono repubbliche marinare di minore importanza, d'accordo? Dopo il 1050 Pisa, Genova e Venezia si affermano, creano dei veri e propri imperi, marittimi. In particolare i pisani e i genovesi si alleano, Pisa e Genova, nel 1015-1016 per eliminare la pirateria saracena, la pirateria degli arabi che provengono soprattutto dalla Tunisia. I saraceni avevano conquistato sia la Sardegna sia la Corsica, quindi Pisa e Genova si accordano perché giustamente pensano che preliminarmente per poter commerciare insomma liberamente in pace nel Mediterraneo bisogna scacciare questi saraceni, quindi alleati pisani e genovesi nel 1016 riescono a espellere, a cacciare i saraceni dalla Sardegna e la Sardegna passa a Pisa, viene occupata dalla Repubblica Marinara di Pisa, poi i saraceni vengono anche cacciati dalla Corsica. Questo punto le navi pisane e genovesi arrivano un po' dappertutto nel Mediterraneo, le navi pisane arrivano a commerciare, a combattere, ma anche a commerciare in Tunisia oppure in Sicilia, d'accordo? Mentre invece le navi genovesi arrivano soprattutto nella Spagna islamica. Ricordate che anche in Sicilia erano gli islamici, d'accordo? La Sicilia era un regno musulmano. Quindi le navi di Pisa e di Genova si recano in Tunisia oppure nella Spagna meridionale, nella Spagna meridionale, oppure in Sicilia, erano tutti posti dove governavano i musulmani. Pisa e Genova vanno lì a combattere, ad eliminare i pirati musulmani, però appena possono non combattono soltanto, ma ovviamente commerciano anche con quello che è il loro nemico. Dopo il 1090 queste tre repubbliche marinare, compresa Venezia, si affermano sempre di più. Addirittura Venezia crea un vero e proprio impero marittimo nel Mediterraneo orientale, iniziando a occupare una serie di isolette di fronte alla Grecia e addirittura Venezia ottiene un privilegio commerciale di grandissima importanza dall'imperatore bizantino, dall'imperatore dell'impero romano d'Oriente, Alessio Comneno. Alessio Comneno concede a Venezia di avere degli empori a Costantinopoli, nella capitale dell'impero bizantino. Un intero quartiere, come dire, della capitale Costantinopoli sarà abitato, sarà appaltato ai veneziani, ai commercianti veneziani. Quindi questo è importantissimo per Venezia e quindi è importantissimo per Venezia
e anche Genova costituirà delle proprie colonie nel Mediterraneo orientale. La più importante sarà la città di Caffa sul Mar Nero. Pensate, le repubbliche marinare italiane arrivano persino a costituire delle colonie sul Mar Nero, proprio propendono verso l'Oriente. Questa è la grande stagione delle nostre repubbliche marinare, che come abbiamo visto commerciano anche con città musulmane e bizantine. Ci furono vari editti da parte di alcuni papi che condannarono questo commercio. Il papa diceva: no, ma quelli sono nostri nemici, sono infedeli, sono musulmani, lì c'è l'Islam, non bisogna andare a fare affari con l'Islam, a commerciare con l'Islam. Ma Venezia non ascoltava minimamente queste proibizioni papali e continuava tranquillamente a fare affari con gli infedeli, no? I nemici della cristianità, quelli contro cui si combattevano le crociate, i, i musulmani nel Mediterraneo orientale. Importante che intorno all'anno 1000 o poco dopo vi è anche un certo rinascito del diritto e della cultura, cioè non c'è solo un arricchimento economico. Si ricominciano a scrivere grandi trattati di sistemazione delle leggi. Graziano, il giurista Graziano, dà una sistemazione del diritto ecclesiastico che viene chiamato decretum, ma la cosa fondamentale è che intorno all'anno 1000 rinasce il diritto romano, viene riscoperto il diritto romano, ovviamente nell'impostazione del codice di Giustiniano del 535 d.C. Si inizia a parlare di diritto comune europeo, viene riscoperto dovunque applicato il diritto romano. Non proprio dovunque, non in Inghilterra per esempio, che continuerà ad avere una propria tradizione di diritto, la cosiddetta common law, la legge consuetudinaria. Nascono le università nel XII secolo, le primissime università sembrano risalire alla metà del XII secolo, al 1150 circa. La più antica di tutte forse è Bologna, in Italia, ma poi nascono università a Parigi, a Oxford, a Cambridge, a Montpellier, sempre in Francia, a Siviglia in Spagna, a Coimbra in Portogallo, oppure anche in Germania. La prima università in Germania nasce a Colonia, d'accordo? Alberto Magno fonda l'Università di Colonia, si fa aiutare dal suo discepolo Tommaso d'Aquino. Tommaso d'Aquino dal Lazio, dal Lazio intraprende un lungo viaggio, lungo e difficile, fino in Germania, fino a Colonia, per aiutare Alberto Magno a fondare l'Università di Colonia. Poi Tommaso d'Aquino andrà anche a Parigi per inaugurare la facoltà di teologia di Parigi, e quindi una diffusione del sapere, una circolazione anche delle idee, d'accordo, dei manoscritti, eh, dei libri a stampa, gli incunaboli, che sono molto, molto rari perché non esiste ancora la stampa a caratteri mobili. C'è un rapporto diretto nell'università tra magistri, professori e discepoli, gli studenti si mettono d'accordo tra di loro: tu studente di che lezioni hai bisogno, quanto mi paghi, io ti impartisco quel ciclo di lezioni. È tutto molto libero all'interno delle università. Le università questo lo vedremo anche in filosofia medievale, si nascono dalle scuole. Prima c'erano le scuole monastiche, cioè erano solo i monaci a volte a insegnare a leggere e scrivere o a insegnare qualcosa di cultura. Poi, lo sapete, i centri culturali dopo l'anno 1000 non sono più monasteri inaccessibili, posti in località difficili da raggiungere. La cultura si sposta anche nelle città e quindi anche le scuole dai monasteri si spostano alle cattedrali. Le scuole cathedralis, le scuole della cattedrale, sono l'embrione dell'università. Vicino alla cattedrale, in alcune città
di solito vicino alla cattedrale c'è anche ovviamente la residenza del vescovo, la Chiesa Cattolica decide di far nascere delle scuole. Queste scuole poi si autonomizzeranno e diventeranno le universitates, d'accordo? Le università degli studi. Le università spesso si specializzano per materia. Bologna era molto importante nella giurisprudenza, Oxford, per esempio, e Cambridge erano importanti per le scienze naturali, per la fisica, Parigi per la teologia, la scuola salernitana è la prima università di medicina e così via. Quindi c'è un miglioramento culturale dopo l'anno 1000, vengono riscoperti i filosofi dell'antichità, filosofi come Aristotele, l'interpretazione cristiana di Aristotele dà luogo a una grandissima corrente di filosofia medievale, la cosiddetta scolastica, siccome era l'unica corrente filosofica accettata nell'università, almeno quella ufficiale delle università, viene chiamata filosofia scolastica, proprio la filosofia delle scuole. È un'interpretazione, un piegare la dottrina di Aristotele al cristianesimo. Qualcuno dirà che la filosofia scolastica non è granché rispetto alla filosofia moderna, io non sono d'accordo, la filosofia scolastica è una filosofia comunque importante. Di Aristotele si valuta anche la logica, si impara a ragionare, a portare avanti delle argomentazioni retoriche. Quindi c'è un rinnovamento della filosofia e della teologia che passa appunto sotto il nome di scolastica. Quindi abbiamo, vedete, una certa rinascita, anche qui non bisogna esagerare, però abbiamo una certa rinascita anche da un punto di vista culturale, anche da un punto di vista della cultura. Ultima cosa che voglio dire, il Mar Baltico diventa, abbiamo visto, una zona importantissima per il commercio, da lì viene il ferro, tantissimi altri prodotti. Il Mar Baltico fino a un certo punto non esisteva da un punto di vista del commercio, della civilizzazione europea. Era abitato il Mar Baltico da popoli slavi, no? Polacchi o altri popoli slavi, oppure da popoli baltici, no? Lituani, lettoni, estoni e così via. Poi di fronte c'erano i popoli scandinavi, no? I terribili normanni, no? Norreni, vichinghi, danesi, svedesi, norvegesi e così via. Allora che cosa succede? Abbiamo una colonizzazione tedesca del Mar Baltico che è molto importante. Già nel 929 l'imperatore di Germania Enrico I creò delle Marche, d'accordo? Le Marche sono dei territori di frontiera per cercare di espandere il cristianesimo, di evangelizzare popoli pagani, appunto gli slavi erano pagani, così come i popoli baltici che però non erano slavi, così come i popoli scandinavi non erano slavi, erano germani. Comunque molti di questi erano ancora pagani. La marca di confine dello Schleswig, lo so che è piuttosto difficile da scrivere, lo Schleswig si chiama ancora adesso così ed è una regione che è al confine tra la Germania e la Danimarca. Quindi creare la marca dello Schleswig ovviamente significa, da parte dell'imperatore di Germania Enrico I, contenere i danesi, difendersi dalle aggressioni dei danesi. Così come la marca di Brandeburgo nella Germania orientale serviva a difendersi contro il popolo slavo dei Vendi, d'accordo? Dei Vendi. Naturalmente, pian piano, lo vedremo poi magari in un altro argomento, popoli come i danesi oppure i polacchi o altri popoli slavi vengono cristianizzati, diventano cattolici, quindi questo è un grande successo naturalmente della Chiesa cattolica, dei monaci che vanno lì a
evangelizzare, che sono ovviamente sostenuti dagli imperatori tedeschi. Ottone I, un successivo imperatore, Ottone I, di cui parleremo nel prossimo argomento, crea numerose altre marche in Germania e nei territori slavi, marche che si trovano tra il fiume Elba, il fiume Oder e le montagne boeme. Quindi abbiamo una penetrazione massiccia, capite, di contadini tedeschi che vanno a colonizzare quelle terre e sono accompagnati non solo dai cavalieri, dai soldati che colonizzano, ma anche ovviamente dai monaci che vogliono evangelizzare, che vogliono convertire al cristianesimo, al cattolicesimo, gli slavi e altri popoli pagani. Inizialmente questa penetrazione tedesca fallisce perché nel 983, attenzione, abbiamo una ribellione generale degli slavi, un'insurrezione generale degli slavi. La città di Brandeburgo viene distrutta e anche Mecklenburgo viene fortemente ridimensionata. Quindi gli slavi si ribellano. Intorno all'anno 1000, infatti, abbiamo la creazione, o meglio il consolidamento di due regni slavi importantissimi, molto grandi, che continueranno a esistere per moltissimo tempo: la Polonia e la Boemia, capitale Praga. Quindi due paesi slavi abitati da popoli slavi occidentali che per il momento resistono alla pressione tedesca. Tuttavia Polonia e Boemia ben presto diventano cristiani, d'accordo? Una cristianizzazione a forza che deriva dall'alto, cioè il re di Polonia e il re di Boemia si convertono al cristianesimo, al cattolicesimo, costringono i loro cittadini a fare altrettanto, ma parleremo di questo in un successivo argomento. Quindi Polonia e Boemia per il momento resistono alla pressione tedesca, ma poi a partire dal 1100 la colonizzazione tedesca dell'Europa orientale riprende. Fino al 1100 i contadini che comunque erano già penetrati nell'Europa dell'Est, Europa slava, si erano moltiplicati, erano molto cresciuti. Stiamo parlando di tutti i territori che sono a est del fiume Elba, d'accordo? I territori che sono a est del fiume Elba. E allora si muovono i cavalieri feudali tedeschi e i monaci dopo il 1100 per un ulteriore tentativo di colonizzazione, di evangelizzazione. La cosa singolare è che si crea nella Germania a est dell'Elba un feudalesimo, ovviamente come feudo-vassalatica era l'organizzazione di tutta la Germania, ma pensate, un feudalesimo senza servitù. E i contadini sono liberi perché? Perché bisogna, capite, bisogna attirare in quei territori estremamente inospitali dei contadini. Perché un contadino dovrebbe andare là in mezzo alle foreste, agli acquitrini, a est dell'Elba, posti difficilissimi, perché dovrebbe trasferire lì? Capite? Per attirare più facilmente i contadini si promette loro la libertà e la si mantiene, quindi le servitù feudali dei contadini in questi nuovi territori tedeschi colonizzati a est dell'Elba sono scarsissime, sono scarsissimi. Quindi un feudalesimo senza servitù. La vera svolta avviene nel 1226 quando viene trasferito sul Baltico l'ordine monastico militare dei cavalieri teutonici, importantissimo, cavalieri teutonici, che ovviamente, come dice il nome, sono tedeschi. I cavalieri teutonici, attenzione, nel 1222 esistevano già, non sto dicendo che vengono fondati nel 1222, i cavalieri teutonici erano stati fondati molto tempo prima in Terra Santa, a San Giovanni d'Acri, perché era uno di quei, sapete come i Templari, ne parleremo parlando delle crociate, erano uno di quegli ordini monastico-militari, li chiamiamo ordini
militari, erano dei monaci ma combattevano, uno di quei ordini militari che combattevano per liberare Gerusalemme, in generale la Terra Santa, dai musulmani durante le crociate, e avevano anche la funzione di fare la guardia del corpo ai pellegrini, di difendere i pellegrini che dall'Occidente arrivavano in Terra Santa. Che succede? Vedremo con le crociate che a un certo punto i cattolici occidentali perdono Gerusalemme e gli altri territori, l'Islam diventa talmente forte che è impensabile andare avanti con le crociate, è impossibile conquistare qualche cosa e quindi molti si ritirano da lì naturalmente. I cavalieri teutonici vengono spostati, capite, dal Mediterraneo orientale, dalla Terra Santa, dalla Siria, dal Libano, dalla Palestina, vengono spostati nel 1226 nel Baltico, portano il loro spirito di crociata da Gerusalemme nel Baltico. Vedremo quando parleremo tra poche lezioni delle crociate. Non bisogna pensare che le crociate siano solo quelle contro i musulmani per conquistare Gerusalemme o i posti vicini. Per crociata si intende qualunque guerra per esportare o difendere la fede cattolica. Ci sono anche le crociate contro gli eretici, vedremo, che infatti si chiamano crociate, in Francia, cioè in posti che nulla c'entrano con la Palestina, d'accordo? Oppure le importantissime crociate del Baltico, portati avanti da questi cavalieri teutonici, cosa di cui purtroppo non si parla, non si studia molto in storia, ma le crociate del Baltico sono importantissime anche per capire come mai i tedeschi arrivano fino in Lituania, in Lettonia, stanno in Polonia, stanno dappertutto, cioè hanno colonizzato l'Europa dell'Est. Sapete che molti tedeschi furono poi cacciati da questi territori dopo la seconda guerra mondiale, perché volevano, se ricordate, sapete, Hitler voleva sottomettere gli slavi, sottomettere tutta l'Europa orientale. Dopo la sconfitta di Hitler, i cittadini tedeschi sono stati cacciati dalla Lituania, dalla, dalla Cecoslovacchia, che adesso si è divisa in Cechia e Slovacchia, dalla Polonia e così via. Però per secoli l'attuale Polonia era abitata per metà anche da tedeschi, così come ci sono città tedesche in Lituania, d'accordo? Ci sono città tedesche nell'attuale Repubblica Ceca o Slovacca, ok? Perché questo? Non si può capire questo se non si capisce che i tedeschi sono emigrati lì, hanno conquistato e colonizzato le terre slave, in generale molte terre dell'est europeo, grazie ai cavalieri teutonici. I cavalieri teutonici, a partire dal 1226, si installano in Prussia, d'accordo? Inoltre occupano, colonizzano con i monaci e i contadini al seguito moltissimi altri territori. Sono vere e proprie crociate molto cruente, guerre del Baltico contro i pagani, soprattutto i pagani non slavi che si chiamavano pruteni oppure borussi. Riescono a evangelizzare, a portare al cristianesimo moltissimi di questi pagani non slavi, che erano anch'essi popoli germanici, popoli baltici o popoli scandinavi. Tuttavia, per farla breve, io concludo semplicemente cercando di nominare la maggior parte delle città e dei territori importanti che vengono conquistati, oppure le città vengono addirittura fondate dal nulla da questi cavalieri teutonici. Abbiamo Lubecca, ecco perché vi dicevo il Mar Baltico. Questi cavalieri teutonici fondano tutta una serie di porti sul freddo Mar Baltico, di città che assolutamente non esistevano, che diventeranno
grandi città commerciali che renderanno il Mar Baltico una zona commerciale molto ricca, molto appetibile. Lubecca, se andiamo verso sud nell'interno c'è il Meclemburgo, se andiamo più a sud o comunque vicino al Meclemburgo c'è il Brandeburgo, a sud del Brandeburgo c'è la Lusazia, poi più a sud parte della Boemia viene conquistata e coltivata da contadini tedeschi, ma anche parte dell'Austria. Come vedete sono territori enormi, ma non è finito qui. Se andiamo, qui c'è la costa, no? E qui c'è il Mar Baltico. Lubecca, andiamo a est rispetto a Lubecca, c'è l'enorme territorio costiero della Pomerania, ok? Dove i cavalieri teutonici fondano un'altra città importantissima, Stettino. A sud della Pomerania, a sud-est della Pomerania, c'è un altro territorio enorme, la Slesia, che viene anch'esso colonizzato dai tedeschi. La Slesia però a lungo farà parte del regno di Boemia, non era Germania, capite? Siamo in territori che sono a est rispetto all'impero germanico, che spesso non appartengono all'impero germanico. Siamo nel regno di Polonia o siamo nel regno di Boemia, eppure i tedeschi si installano qui. Stettino, andando ancora più a est, Danzica, abbiamo, come abbiamo detto, la Prussia colonizzata dai tedeschi e la Prussia per secoli resterà inglobata nella Polonia. Ancora più a est, addirittura Riga. Sapete dov'è Riga? Nell'attuale Lettonia. Quindi si arriva anche nei paesi baltici. Quindi vedete, la colonizzazione dei cavalieri teutonici fa sì che moltissimi tedeschi, soprattutto contadini tedeschi, si spostino a est dell'Elba in una zona che prima di allora di tedesco non aveva assolutamente niente. Si tratta di una vera e propria penetrazione, di una colonizzazione da parte di gruppi parlanti tedesco in zone importantissime. Abbiamo visto Slesia, Pomerania, Prussia, Brandeburgo, Meclemburgo, Lusazia, tantissime zone, ma soprattutto vedete città fondate dai tedeschi sul Mar Baltico che prima non esistevano affatto, da ovest verso est, Lubecca, Stettino, Danzica, Riga, città fondate e abitate da tedeschi che naturalmente fanno scaturire una vena commerciale nel Mar Baltico, e il Mar Baltico, come abbiamo detto in precedenza, diventa una zona di enorme importanza da un punto di vista economico, da un punto di vista commerciale. Queste città, lo sapete adesso, tranne Lubecca, queste città dove si trovano in Lettonia oppure si trovano in Polonia, no? Stettino e Danzica. Questo soprattutto per via degli eventi della seconda guerra mondiale, quando la Germania di Hitler perse i territori che adesso fanno parte, alcuni territori che adesso fanno parte della Polonia, ma anche successe che dopo la sconfitta della Germania, dopo la seconda guerra mondiale, considerando la barbarie, gli eccidi, gli stermini che i tedeschi avevano perpetrato nei paesi slavi, è successo che tutti i tedeschi di Stettino, di Danzica, di Riga, oppure dei Sudeti, della Boemia e così via, della Slesia e della Pomerania, alla fine della seconda guerra mondiale sono stati scacciati. D'accordo? La Polonia o altri paesi hanno detto, anche l'Unione Sovietica, dissero non ne vogliamo più sapere dei tedeschi, non sia mai, scatenano un'altra guerra con la scusa che ci sono tedeschi dappertutto nell'est Europa. Sapete quale fu la scusa di Hitler per scatenare la seconda guerra mondiale, per invadere la Polonia? Hitler diceva
la città di Danzica è tedesca, è abitata soprattutto da tedeschi, vogliamo riunirla alla Germania, capite? Quindi tutta questa presenza secolare importantissima che molti non conoscono, che molti hanno dimenticato, dei tedeschi sul Mar Baltico, oppure in regioni che adesso appartengono in tutto come la Slesia o in parte come la Pomerania alla Polonia, oppure in paesi baltici come la Lettonia, eccetera. Tutta questa presenza tedesca è stata lì per secoli e secoli ed è estremamente importante. Quindi vedete, le città costiere fondate dai cavalieri teutonici nel Mar Baltico rendono il Mar Baltico una zona veramente importante all'interno del sistema politico e soprattutto del sistema commerciale dell'Europa, all'interno della rinascita del commercio e dell'economia, della cosiddetta rinascita dell'anno 1000. Abbiamo finito con questo argomento, questa seconda lezione è stata un po' troppo lunga. Continueremo con un secondo argomento, sempre partendo dall'anno 1000 o addirittura prima. Credo che la prossima volta inizieremo a parlare dell'impero germanico, del Sacro Romano Impero, insomma dei papi e degli imperatori tedeschi prima e dopo il 1000, papi e imperatori che spesso si scontrano tra di loro. Arrivederci, continuate a seguire gli argomenti di storia medievale.